Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine, la vostra casa sicura per i pettegolezzi più succosi e le rivelazioni che fanno battere il cuore. Oggi vi porto dentro una storia che ha acceso l'immaginazione dei fan in tutto il mondo e che, finalmente, sembra aver trovato la sua conferma più luminosa sotto il sole dell'Atlantico. Parliamo di lui, il magnetico Can Yaman, e di lei, l'incantevole Demet Özdemir. Li abbiamo amati sullo schermo, li abbiamo sognati dietro le quinte, e ora eccoli lì, proprio dove nessuno se li aspettava, in Portogallo, tra le strade dal fascino antico di Lisbona, con addosso quell'aria di serenità che appartiene soltanto a chi si concede il lusso di essere se stesso. Preparatevi, perché ciò che è emerso non è un indizio isolato, ma un mosaico di momenti, sguardi e gesti che raccontano un capitolo nuovo, tenero e deciso, nella vita di due stelle che da anni accendono il nostro immaginario. La voce girava da mesi, interazioni misurate sui social, coincidenze carpite dagli occhi più attenti, un sincronismo di presenze capace di stuzzicare anche i cuori più scettici. Ma non era mai abbastanza. Restava sempre quella patina di incertezza, quel dubbio sottile che ci faceva chiedere se fosse tutto frutto del desiderio o se, dietro il sipario della riservatezza, ci fosse davvero una storia pronta a sbocciare. Perché, diciamolo, Can Yaman e Demet Özdemir non sono una coppia qualunque. Sono il simbolo di una chimica capace di superare lo schermo, una scintilla nata nelle scene di una serie diventata cult e poi cresciuta nel silenzio, nel rispetto, nella protezione di due artisti che hanno imparato a custodire il proprio mondo interiore. Eppure, anche i segreti più tenaci finiscono per farsi notare quando la felicità decide di uscire allo scoperto. Lisbona, con i suoi azulejos che raccontano storie di mare e di vento, è stata il palcoscenico perfetto per questo sussurro trasformato in eco. Le immagini arrivate alle redazioni, e poi rapidamente rimbalzate online, parlano da sole, Can e Demet che camminano affiancati, mano nella mano, con quella naturalezza che non si può recitare, sorrisi che nascono da complicità antiche, pause colme di tenerezza, come se il resto del mondo fosse diventato sfocato e irrilevante. E ancora, un abbraccio lungo quanto basta per dire tutto, un gesto che ha incendiato il web e conquistato fan in ogni latitudine. Guardiamola meglio, questa cornice lusitana. Il pomeriggio scivola morbido lungo il Tago, il sole si appoggia sui tetti rossi di Alfama, e in una piccola trattoria di quartiere, alla luce calda delle candele, due voci si mescolano sottovoce. Hanno ordinato piatti tipici, assaporando il gusto lento di una città che non ha fretta. A tratti ridono, a tratti tacciono e si guardano, come fanno quelli che si capiscono oltre le parole. Poi la passeggiata lungo il fiume, il vento che scompiglia i capelli di Demet, un gesto spontaneo di Can che le sistema una ciocca dietro l'orecchio, e la macchina fotografica che cattura quel battito di palpebre dove si concentra tutto il senso di una vicinanza vera. Non c'è sensazionalismo, qui. C'è la sobrietà coraggiosa di chi sceglie di non nascondersi più, pur senza vendere il proprio sentimento. Perché Can Yaman, da sempre attento a proteggere la sua sfera privata, sa cosa significhi muoversi tra l'affetto di un pubblico oceanico e la fame insaziabile dei riflettori. E Demet Özdemir, amatissima per talento, grazia e autenticità, ha imparato a sua volta a coltivare un equilibrio prezioso tra palco e vita reale. Se oggi li vediamo insieme, all'aperto, a viso scoperto, è difficile credere che sia frutto del caso. Sembra piuttosto la conseguenza naturale di un sentimento che ha trovato il suo tempo, la sua casa, la sua luce. Le fonti vicino alla coppia parlano di un soggiorno programmato con discrezione, qualcuno sussurra di un evento legato alla moda, altri giurano che si tratti di una breve vacanza studiata per allontanarsi dal rumore e ricaricare le energie prima dei nuovi progetti. In ogni caso, i dettagli rivelati dai paparazzi, che a Lisbona sanno muoversi come gatti tra salite e miraduros, hanno costruito un racconto coerente, mai invadente, fatto di istantanee capaci di trasmettere serenità. Ci sono le foto del pranzo in un ristorante con vista, le tappe immancabili nei quartieri storici, una sosta in una libreria antica, un brindisi con un calice di vino bianco mentre il cielo si sfuma di rosa. E poi, quella sera sul lungo fiume, quando il silenzio diventa complice e il passo si fa lento, come se la notte avesse deciso di custodire i loro segreti con premura.
Per chi li ha amati in Erkenchikos, tutto questo ha il sapore di un déjà vu dolcissimo. La stessa alchimia che in televisione ci ha fatto sospirare, oggi pulsa in un contesto reale, senza copioni, senza prove costume, senza tagli e senza ciak. Ma non è un semplice prolungamento della finzione. È la conferma che certe intese non muoiono con l'ultima scena, che possono ritrovarsi e ricomporsi anche dopo il clamore, anche dopo nuove esperienze, anche quando la vita prende strade inaspettate. E se i fan ricordano ogni sguardo, ogni battuta, ogni risata condivisa, ora hanno davanti qualcosa di più prezioso, la normalità luminosa di due persone che scelgono di esserci l'una per l'altra. Naturalmente, tutto questo ha acceso un faro anche sui risvolti professionali. I produttori osservano, i brand prendono appunti, le agenzie valutano. La prospettiva di rivedere Kane e Dimet insieme in un nuovo progetto è già diventata la fantasia più chiacchierata della stagione. Non solo perché il loro nome, unito, è garanzia di attenzione mediatica, ma perché la verità che traspare oggi aggiunge profondità a qualsiasi racconto futuro. Una nuova serie? Un film? Una campagna internazionale? Le porte appaiono spalancate, e se il destino deciderà di allineare i tempi, l'attesa del pubblico si trasformerà in un evento di quelli che fanno storia. Ma c'è un aspetto ancora più nobile in tutto questo, la reazione dei fan. In Turchia, dove Kanyama e Dimet Özdemir sono considerati orgoglio nazionale, la notizia ha alzato un'onda di entusiasmo che ha travolto forum, pagine, profili, chat. All'estero la risposta è stata altrettanto vibrante. Messaggi in decine di lingue, collage di fotografie, video tributo, parole di affetto e di rispetto. Nessun possesso, nessuna pretesa, solo gioia, sorpresa, riconoscenza. È come se una comunità globale avesse deciso, all'unisono, di proteggere questa felicità, di cullarla, di difenderla da sovrainterpretazioni e pettegolezzi tossici. Il gossip, qui, diventa carezza, diventa festa, diventa quella complicità affettuosa che nasce quando i sogni del pubblico e la realtà degli artisti si sfiorano senza ferirsi. Non dimentichiamo, però, che prima di tutto ci sono due persone. Due professionisti che hanno lavorato duramente per arrivare dove sono, che hanno conosciuto l'applauso e la pressione, il successo e il contraccolpo, la routine degli impegni e la solitudine delle stanze d'albergo. La strada della fama è splendida, ma non sempre morbida. Vederli oggi camminare a passo uguale, condividere il tempo con semplicità, è forse la parte più commovente di questa storia. Non c'è bisogno di proclami, basta un gesto, una mano posata sulla spalla, uno sguardo che dice «sono qui». E il pubblico capisce, e sorride, e si ritrova. C'è chi si chiede come abbiano vissuto questi mesi, quali conversazioni abbiano avuto, se ci sia stato un momento preciso in cui tutto è cambiato. Le cronache non possono rispondere a questo, e forse è giusto così. Ciò che vediamo ora è l'esito di scelte ponderate, la prudenza nel proteggere il privato, la decisione di non alimentare voci, la maturità di lasciare che siano i fatti, e non i comunicati, a parlare. Le foto non raccontano tutto, certo, ma raccontano abbastanza, dicono che c'è fiducia, dicono che c'è rispetto, dicono che c'è una tranquillità rara che si poggia su basi solide. In un'epoca in cui tutto corre e tutto si espone, questa misura è un valore. E allora torniamo a Lisbona, perché ogni grande storia d'amore ha bisogno della sua città simbolo. Immaginateli mentre salgono verso un bel vedere, i gradini antichi, il profumo del mare, una chitarra in lontananza. Si fermano, guardano l'orizzonte, parlano a bassa voce. Forse ricordano i primi giorni sul set, forse ridono di una battuta, forse fanno progetti. Di certo, in quell'istante, non sono icone. Sono un uomo e una donna che scelgono di condividere la meraviglia di un attimo. Ed è proprio questo a emozionare, la verità semplice, la bellezza senza trucco, il privilegio di esistere insieme. Cosa succederà adesso? Le ipotesi si rincorrono. Chi li conosce immagina che continueranno a proteggere ciò che hanno costruito, senza cedere al clamore e senza negarsi il piacere di vivere. Qualche apparizione pubblica potrebbe arrivare, forse in occasione di un evento internazionale, forse per un impegno benefico.
Potrebbero restare le ombre buone della discrezione, quelle che non occultano ma attenuano, che fanno respirare. E intanto i loro percorsi professionali proseguiranno, perché il lavoro è anche il terreno su cui ci si definisce, si cresce, si ispira. Nulla impedisce che, quando le stelle si riallineeranno, una sceneggiatura degna di loro apra il sipario su un nuovo capitolo artistico condiviso. Ricapitoliamo, senza fretta e senza enfasi superflue, in Portogallo, e proprio a Lisbona, Can Yaman e Dimetos Demir sono stati visti insieme in momenti che superano di gran lunga i confini di una semplice amicizia. Le foto li ritraggono sereni, uniti, complici. Ci sono mani intrecciate, sguardi lunghi, abbracci sinceri. C'è una felicità che traspare e che non ha bisogno di didascalie. L'effetto sulle loro carriere sarà inevitabile, l'interesse crescerà, le proposte si moltiplicheranno, l'attesa del pubblico si farà impaziente. Ma la vera notizia è che due persone, in mezzo al frastuono, hanno trovato un modo per essere presenti l'una all'altra, senza rinunciare alla loro dignità, alla loro misura, al loro passo. Per noi di Turkey News Magazine è un onore raccontarvelo così, con il rispetto e la passione di chi ama le storie che profumano di verità. Se siete arrivati fin qui, sapete che non si tratta solo di indiscrezioni, ma di quel filo sottile che unisce i sogni di milioni di fan a una realtà che oggi si concede, per un giorno, allo sguardo di tutti. E allora vi chiediamo, cosa vi ha colpito di più? La naturalezza con cui si muovono insieme? Il coraggio quieto di mostrarsi? La promessa implicita di nuovi progetti? Raccontatecelo, perché questo canale esiste grazie alle vostre emozioni, ai vostri pensieri, alla vostra curiosità. Noi continueremo a seguire ogni sviluppo, con la delicatezza che la situazione merita e con l'entusiasmo di chi sa riconoscere un momento speciale quando lo vede. Se vi va, restate con noi, nuove puntate vi aspettano, nuove sorprese scalpitano dietro il sipario, nuove pagine stanno per essere scritte. Can Yaman e Dimetos Demir ci hanno regalato una cartolina di felicità in riva al Tago. Il resto, come sempre, lo dirà il tempo. Ma intanto lasciamo che questa immagine resti con noi, due volti illuminati da una luce dorata, un sorriso condiviso, e la certezza che, a volte, la vita sa essere più romantica di qualsiasi sceneggiatura.